Ciao a tutti e benvenuti su Moto.it con una comparativa di, chiamatele come volete, sono moto dalla sostanza moderna ma dalle linee che si rifanno a dei classici di ciascuna delle tre case. Instant Classic, Modern Classic, le abbiamo definite in tante maniere ma la sostanza è quella. Quindi abbiamo la Suzuki Katana, la Kawasaki Z900 RS e la Triumph Speed Twin, così ce la siamo cavata Zero senza budget. doppiaggio. Bello come il sole. almeno un caffè lo voglio però, Va benissimo. A Gix concederemo un caffè. Senza zucchero. Però a questo punto, come al nostro solito, visto che le tre moto le abbiamo già provate, ve le spiegheremo un pochino a volo d'aquila. Vi mandiamo alle singole prove se volete tutti i dettagli su un singolo modello, perché quello che ci interessava era soprattutto confrontarle dal punto di vista dinamico e in generale dal punto di vista pratico. Quindi adesso io passo la parola a Lillo che vi racconta un attimo la Suzuki Katana. Suzuki Katana deriva strettamente dalla GSX-S 1000, una naked sportiva che ci piace molto. Dal punto di vista estetico però viene stravolta completamente e si rifà al concetto della Suzuki Katana del 1980, rivista dal punto di vista del design in chiave moderna. Il designer in questo caso non è più un tedesco bensì un italiano, Rodolfo Frascoli, che ha disegnato questa moto e poi che è stata ingegnerizzata dalla Engines Engineering di Bologna. Il risultato è notevole perché sì, ci sono i tratti fondamentali della vecchia Katana ma il concetto è molto moderno. Analizziamola tecnicamente, per cui abbiamo il telaio che è quello della GSX-S 1000, un doppio trave in alluminio, all'interno del quale è montato un motore 4 cilindri in linea che deriva da quello della GSX-R K5, per cui un motore molto sportivo. La ciclistica viene poi completata da una forcella Kayaba da 43 mm a steli rovesciati, monoammortizzatore, entrambi sono molto ben regolabili. La forcella è regolabile nel precarico, compressione e estensione, il monoammortizzatore manca solo della regolazione in compressione, per il resto si può agire sull'assetto. Anche dal punto di vista dell'impianto frenante siamo al top, dischi da 310 mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini, mentre dietro troviamo un disco da 250 mm con una pinza Nissin. Le prestazioni sono di tutto rilievo: 150 cavalli, 11 kg di coppia, 150 cavalli a 10.000 giri, 11 kg di coppia a 9.500 giri. C'è tanta roba, tanta potenza. Dal punto di vista elettronico non è particolarmente ricca la nostra Suzuki Katana. Abbiamo la possibilità di agire esclusivamente su 3 mappe motore che si possono selezionare attraverso uno switch qui sul blocchetto sinistro, e la strumentazione è semplicemente una strumentazione LCD. Forse nella categoria si è riusciti a vedere qualcosa di più tecnologico, però nel complesso siamo soddisfatti. A questo punto passo la palla a Edo. Perfetto, grazie Lillo. La Kawasaki Z900 RS è quella che conosciamo meglio perché non è una reale novità del 2019 ma è stata lanciata già l'anno scorso dalla casa di Akashi. La base è evidentemente, si vince già dalla sigla, la Z900 naked moderna, anzi fin quasi futuristica, che non c'entra assolutamente nulla dal punto di vista estetico con questa RS, la cui sigla vuole significare retro sport, ma che fa da donatrice per gran parte della base tecnica. Parliamo quindi del 4 cilindri in linea che però viene rivisto per adattarlo all'uso specifico di una moto un pochino più classica. Quindi troviamo un albero motore più pesante, una fasatura della distribuzione un pochino più tranquilla con le fasi di aspirazione e di scarico un po' più ravvicinate, troviamo differenze all'aspirazione nell'airbox e nei condotti, un rapporto di compressione un pochino più basso per ottenere prestazioni un po' più adatte, dicevamo appunto, all'uso di una naked di questo tipo. Quindi i cavalli passano da 118 a 111 e il valore di coppia massima rimane invariato a 99 Nm, però scende di quasi 1400 giri, quindi un motore con un po' più di schiena, più pastoso, più dolce nell'erogazione.
al quale viene paradossalmente applicato il controllo di trazione che manca sulla Z900, che teoricamente è più sportiva. Dal punto di vista della ciclistica, il telaio come quote e come struttura rimane invariata, al netto di qualche piccola modifica per ospitare sovrastrutture che sono evidentemente diverse. Vediamo il serbatoio che replica molto fedelmente le linee di quella Z1 da cui prende il nome, e la sella molto piatta, anche se su 2 livelli, più adatta naturalmente a una classica rispetto a quelle a 2 scalini separate di una naked più sportiva. Nel comparto sospensioni troviamo altre differenze rispetto alla Z900. Anche qui paradossalmente rispetto a una moto sulla carta più sportiva troviamo una forcella e un monoammortizzatore regolabili. Il monoammortizzatore segue lo schema horizontal backlink, che ormai è una tradizione di Kawasaki, quindi disassato e sul lato destro. I cerchi sono naturalmente da 17 pollici, gomme 120-70 all'anteriore, 180-55 al posteriore. L'impianto frenante invece rimane esattamente quello della Z900, con un bel doppio disco all'anteriore da 298 e un disco singolo posteriore da 220. Mentre invece Gix, ci racconti tu per piacere la Triumph Speed Twin? Molto volentieri, molto volentieri. Triumph Speed Twin, novità 2019, un modello che va ad ampliare la gamma delle classiche di Triumph, che ormai supera in 12 modelli, quindi diciamo una gamma molto ampia. Deriva sostanzialmente tecnicamente dalla Traxxon, quindi modello lanciato nel 2016, ma questa moto si propone come roadster, quindi è una classica che è votata più alla guida, più sul terreno misto, più cittadina, quindi meno sbilanciata in avanti. Naturalmente ci sono anche alcune novità tecniche oltre che estetiche. In particolare questo motore, che poi è stato montato anche sull'ultima Scrambler 1200, pesa 2,5 kg del precedente, del 1200, ha una potenza di 97 cavalli a 6.750 giri, una coppia massima di quasi 11,5 km a meno di 5.000 giri, quindi un motore che ha una bella spinta in basso, ed un motore che vi ricordo è un bicilindrico parallelo fronte marcia, che sembra fatto ad aria. Tutta l'estetica ricorda un po' il motore vecchio fatto ad aria, in realtà era fatto a liquido, si vede bene il radiatore che è nascosto però bene nel telaio. Sembra anche a carburatori. Sembra anche a carburatori, ed è un bialbero con fasatura a 270, quindi alla fine ha un suono del VD90, distribuzione monoalbero e 4 valvole per cilindro, cambio a 6 marce ovviamente, e vi dico che il motore pesa 2,5 kg del precedente, la moto intera pesa 10 kg meno rispetto alla Traxxon e 7 kg meno anche rispetto alla Traxxon R, quindi è stato un lavoro proprio di ricerca anche nel dettaglio. Moto chiaramente più bassa di sella. Passiamo invece alle novità, che sono quelle ciclistiche. Confermato il telaio a doppia culla in tubi d'acciaio, l'impianto frenante è nuovo, nel senso che ci sono delle nuove pinze Brembo ad attacco assiale a 4 pistoncini, dischi a 310, e le ruote sono sempre 17 pollici, ma questa volta sono in lega leggera a razze e non più a raggi, quindi questa è la differenza ancora rispetto alla Traxxon. Il peso scende quindi a 196 kg dichiarati a secco, che vuol dire che in ordine di marcia siamo intorno ai 220 kg, quindi un peso ancora molto contenuto. Per quanto riguarda i pneumatici, gomma dietro stretta 160/60, quindi questo contribuisce a dare maneggevolezza. Insomma, in questa classica, che tra l'altro vi ricordo ha un nome che si rifà alla prima Triumph bicilindrica, che risale ormai 80 anni fa, quindi 20 anni prima della Bonneville addirittura, e quindi c'è questo heritage molto importante che giustamente per la prima volta è andato a ripescare Triumph. Perfetto, io direi che abbiamo annoiato gli ascoltatori, i lettori, gli spettatori, chiamiamoli come vogliamo, abbastanza, a sufficienza con questo spiegone. Direi che passiamo alle cose un po' più divertenti, andiamo a fare un giro su tutte e tre, ce ne scambiamo un attimo, poi ritorniamo qui e ci confrontiamo un po' su quella che è la sostanza. Ottima idea, Edo. Giro fatto, tornati dal giro. A piedi? Non hai detto a piedi? No, Vabbè, dai. Benissimo, come dicevamo sono 3 moto che abbiamo già provato e che abbiamo esaminato nel dettaglio, quindi ci piace esaminarle in questa occasione confrontandole nel comportamento fra l'una e l'altra, perché da queste 3 moto che sulla carta, almeno teoricamente, fanno tutte riferimento a una stessa categoria, appartengono tutta a quella categoria che abbiamo citato di neoclassiche, emergono comportamenti completamente diversi e personalità che più lontane non potrebbero essere. Cominciamo, Lillo, direi dalla tua Katana. La Katana sicuramente delle 3 è quella più sportiva, sia dal punto di vista della ciclistica ma anche dal punto di vista del motore. La derivazione GSX-R K5 c'è tutta, l'erogazione è
è prepotente, è veramente un motore che spinge forte, considerando anche la tipologia di moto. 150 cavalli sono quasi esagerati su strada, però è anche piacevole poterli avere sotto il sedere. Per cui l'impronta a terra garantita da queste Dunlop specifiche per la Suzuki Katana sono appunto le Sportmax Rod Sport 2, 190-50 posteriore, 120-70 anteriore, una bella impronta a terra. L'impianto frenante mi è piaciuto molto, è molto modulabile e potente. Il motore, come ho detto, spinge tantissimo, è molto disponibile la coppia anche ai bassi regimi, anche se il meglio lo dà ai regimi medio-alti. Bella la trasmissione, l'on-off è praticamente sparito rispetto a quanto avevamo provato sulla vecchia GSX-S 1000. La modifica che è stata fatta alla camma, che non ha più una sezione circolare bensì leggermente ellittica, garantisce una risposta del gas, delle aperture di gas, molto più progressiva rispetto a quello che avevamo provato appunto sulla derivata GSX-S 1000. Ecco, la ciclistica, volendo, è molto ancora vicina a quella che è una naked molto sportiva, quindi molto stabile, bella piantata, ti dà sicurezza, però un pochino, se vogliamo, magari un pochino più gnucca di quello che uno si aspetterebbe nello scendere in piega. Esatto, è una moto che bada molto anche alla stabilità, si vede che le geometrie hanno guardato anche a quello che è il comportamento sul veloce, per cui abbiamo una moto un po' meno svelta rispetto a Kawasaki Triumph nell'inserimento in curva e anche nei cambi di direzione, è leggermente meno agile perché è progettata anche per garantire una stabilità notevole alle alte velocità, e con 150 cavalli qui parliamo di altissime velocità. D'altra parte, appunto, è anche l'unica semicarenata, quindi ci sta che si pensi anche al gusto veloce. È una semicarenata, qui la gradirei in versione con cupolino rialzato, quello optional, che richiama anche maggiormente quello che era il look della vecchia Suzuki Katana, per cui un cupolino leggermente più alto, perché in autostrada effettivamente il busto è completamente esposto. Io a questo punto però passerei la parola a Maurizio, al Gix, che ci racconta quello che è probabilmente l'estremo opposto. Se vuoi togliermi la parola. Guarda, togliamo la parola, diamola a qualcuno che le erra e le pronuncia come si deve, e chiediamo al Gix se ci racconta invece il comportamento della Speed Twin. Sì, questa è una classica a tutto tondo, non è solamente l'estetica che ricorda il modello del passato, è proprio l'impostazione della moto che riporta alle moto classiche, per cui vedi che ha l'ammortizzatore doppio e quindi già questo vi dà l'idea di un certo tipo di impostazione ciclistica, e quindi è una moto improntata molto alla facilità di guida, alla maneggevolezza, perché vi dico veramente anche nel misto sella bassa, manubrio largo ma non troppo, addirittura questa moto rispetto alla Traxxton ha la forcella un pochino meno inclinata, quindi ancora più scattante, ha un passo molto compatto perché sono solo 1430 mm, quindi ha una bella guidabilità, una bella maneggevolezza, chiaramente va guidata sfruttando la rotondità del motore, quindi rispetto Bonneville, rispetto Traxxton è una moto più guidabile, più maneggevole, ha la forcella meno inclinata, un'avancorsa abbastanza contenuta, un passo contenuto, quindi è una moto molto guidabile, molto divertente da usare nel misto, estremamente fluida, estremamente rotonda, a patto di usare anche le caratteristiche di elasticità del motore, perché va accompagnato proprio il gas sfruttando i medi regimi, che sono i preferiti da questa moto. Nel misto, se voi guidate in questa maniera, vi divertite molto, anche le possibilità di piega sono molto buone, vuoi perché ci sono le Pirelli Diavolo Rosso 3, vuoi perché le pedane sono anche alte, anche se sono state avanzate rispetto alla Traxxton per avere una posizione di guida più confortevole. Il manubrio peraltro vi aiuta anche nella guida nel misto, e quindi diciamo che fluidità di guida e di motore si sposano perfettamente. Se iniziate ad esagerare con il ritmo, vengono fuori alcuni problemi legati alla sospensioni, che sono comunque un pochino morbide, soprattutto sullo sconnesso cominciano a faticare un pochino a seguire in perfezione, ma ovviamente questa non è sportiva, non è paragonabile alla moto del nostro Lillo, insomma, quindi direi che l'ho trovata estremamente divertente e gratificante nel misto e poco impegnativa. Anche a me è piaciuto moltissimo, ti dico la verità, sorpreso tantissimo per l'agilità, perché non me la immaginavo. Da una classica ci si aspetta una signora più posata. Non diresti che è una 1200? Non direi assolutamente che è una 1200, forse in parte si deve anche al posteriore del 160, che oltretutto rimane un po' schiacciato sul cerchio, quindi molto agile. Ha un motore che ti chiama marce in continuazione, quindi ti devi riparametrare, cominciare a usare una o addirittura due marce in più rispetto alle altre spesso, lavorare tanto ai bassi e ai medi,
e tra l'altro mi è sembrata lodevole la fluidità di erogazione con la mappatura road. Con la sport diventa un po' più peperina e perde qualcosina sotto. Certo, perché non abbiamo detto che ha 3 mappature questa moto, anche l'acceleratore elettronico, però in realtà la curva di potenza è del tutto simile, cambia rispetto all'acceleratore, e quindi la sport sì, effettivamente è fin troppo brusca, quindi direi che la road era migliore. E vi dico, la fluidità del motore vi consente di partire a 1800 giri, quindi per un motore bicilindrico con questa cilindrata insomma direi che è notevole, anche con le marce lunghe. Ha dai 2000-4000 è veramente molto bello, per cui nel misto lo guidate piacevolmente, sopra i 5 inizia a vibrare un pochino, quindi qua salta fuori un po', e poi l'erogazione chiaramente non è quella di un motore sportivo, quindi tende a stemperarsi, per cui veramente lavorate di marce lunghe, gas ai medi, molto divertente. Ok. Anche perché posso fare un appunto, io sono sceso da 150 cavalli, sono andato su quella, sinceramente l'impegno psicofisico è stato il 50% rispetto a quello che ho dovuto mettere nella guida della Katana, che è una moto sempre molto veloce, apri il gas, apri 2 marce, sei a velocità notevoli. Quella è una moto molto piacevole, e poi davvero l'agilità è imbarazzante, e la piacevolezza di quel bicilindrico è notevole, veramente fluido, e poi sotto ne ha tanto. Qui quando abbiamo guidato sulle strade di montagna in salita, uscita dai tornanti, uscita dai curve lente, è davvero piacevole. Sì, diciamo che ovviamente mentre il misto diventa più veloce vengono fuori delle caratteristiche di superiorità della tua moto. La coperta c'è una dimensione corta. Però d'altra parte questa è una classica, una roster fatta per un certo tipo di utilizzo, quindi direi che è perfettamente bilanciata e un'ottima messa a punto. Beh, Kawasaki? E Kawasaki secondo me alla fine, non vorrei dire che sia il meglio dei due mondi, È nel però mezzo. rappresenta, esatto, quasi una sintesi un po' di queste due caratteristiche. Un 4 cilindri che per certi versi sembra quasi un bicilindrico, forse un tricilindrico, perché la fasatura e tutte le caratteristiche, tutte le modifiche che gli sono state apportate lo rendono molto piacevole e molto ricco, pastoso, con una bella coppia ai bassi e ai medi. In alto salta fuori qualche vibrazione, ma ti chiama lui da solo un'altra marcia successiva e ricomincia il divertimento, perché da quel punto di vista è davvero piacevole nell'utilizzo. La ciclistica è bella agile, è rotonda, bella armonica, non hai mai delle incoerenze di comportamento fra la forcella e il monoammortizzatore. Se proprio vogliamo essere un po' così, soprattutto in questa compagnia emerge un forte limite di gomme, perché le Dunlop GPR 300 di primo equipaggiamento sono una scelta che lascia un pochino perplessi su una moto per tutti gli altri aspetti tanto riuscita, e quindi tanto piacevole sia nell'uso disimpegnato quando si va proprio a spasso, sia gradevole anche con un certo livello di guida sportiva. Non arriviamo naturalmente alle prestazioni o comunque, ma neanche all'impegno richiesto dalla Katana, però è una moto che quando ci si vuole divertire sul medio, diciamo sul misto medio, non troppo lento, non troppo veloce, diventa davvero bellissima. Ecco, un'altra cosa che magari emerge quando si comincia a divertirsi è che la posizione di guida, che qui è prettamente da classica, quindi con una seduta molto piatta, le pedane un pochino avanzate e il manubrio non molto caricato in avanti, quando si comincia a sfruttare un pochino il motore si tende un po' a scivolare all'indietro e non si può guidare di corpo quando si ha un motore che magari invece richiederebbe un po' di... E poi un appunto, delle tre è quella che tocca prima con le È vero. pedane, anche quando non si sta esagerando, la pedana è un avvallamento, così si sente la pedana che gratta. È vero. Cosa quindi- decisamente difficile sulla Triumph e quasi impossibile sulla Suzuki. Sì, peraltro Kawasaki è una posizione di guida estremamente comoda, però, quindi anche le pedane più lontane dalla sella. Assolutamente. E poi devo dire che la punta delle gomme è giusto, ma si fa anche in fretta poi a eliminarlo con le gomme più adatte, quindi insomma direi, perché la ciclistica è molto sana, nasce da una base sportiva ed è molto piacevole, ed è strano come dalla Z900 a queste RS, solo cambiando alcune cose, proprio sembra di guidare una moto diversa, molto piacevole, perché a me è piaciuta tanto. Sì. Comunque entrambe sono due moto sportive camuffate da moto classiche, perché anche il carattere di quel motore e come si guida la Speed Twin, sia la Z900 RS, sono due moto che sono adatte anche a una guida brillante. Sì, diciamo che la Speed Twin ha comunque un motore grande con delle inerzie, quindi davvero chiede anche un uso del cambio, anche se la frizione è estremamente morbida, comunque più dolce. Tutte le trasmissioni sono veramente sì. Mentre di la livello. Kawasaki sicuramente è una moto più moderna meccanicamente, no? Quindi gira più velocemente, risponde più prontamente all'acceleratore, quindi è sicuramente più sportiva, ma direi che sono però, come dicevi giustamente tu Edo all'inizio, sono le caratterizzazioni di queste moto, cioè non si può dire che siano fuori bilanciamento l'una dell'altra nel rapporto motore e ciclistica, così come Suzuki anche io ho trovato più rigida, forse più scomoda, ma ha una stabilità irreprensibile, ha una bellissima frenata, quindi è chiaro che ha una coperta che tira appunto verso la prestazione sportiva.
Quindi a questo punto io passerei, visto che abbiamo tirato in ballo le posizioni di guida e quant'altro, al discorso comfort. Allora, facendo un discorso globale, parto io con la Kawasaki. In città è veramente piacevole perché è morbidissima di frizione, ha una trasmissione perfetta, un motore fluido da tutte le parti, maschera molto bene il peso, che peraltro è abbastanza contenuto perché siamo sui 215 kg in ordine di marcia, e quindi è una moto con cui anche in città non ci si trova mai a disagio. Tutti i comandi sono molto morbidi, il freno è lontano da certe aggressività che magari possono mettere in difficoltà i neofiti, e la posizione di guida in questo caso un po' retro diventa un plus perché si è sempre comodi, col busto bello rialzato, una bella visuale sul traffico, insomma si è anche un po' più. In autostrada naturalmente protezione aerodinamica pari a 0, quindi nonostante la moto comunque abbia delle belle caratteristiche come touring perché vibra piacevolmente poco, sia abbastanza stabile, richiede poco impegno, si è completamente esposti al vento e quindi meglio attenersi ai limiti di legge. Passeggero? Il passeggero, diciamo che come abbiamo scoperto oggi durante la nostra prova, per motivi che non vi possiamo raccontare, è sicuramente la più comoda e la più accogliente per il passeggero. Verissimo, verissimo. Beh, che dirvi della Triumph in città? Ottima moto perché avete la sella bassa, manubrio ampio, moto corta, la maneggevolezza anche in questo caso emerge completamente, così come la dolcezza del motore. Vi trovate a fare le svolte in terza quarta marcia, cosa incredibile, frizione dolcissima, facile giocare con il minimo, passare tra le auto, quindi veramente in città è estremamente buona, anche perché le sospensioni comunque assorbono bene il pavé, il motore scalda poco comunque, anche se non fa ancora caldissimo, non mi ha dato l'impressione di essere un motore che scalda in città, e le vibrazioni, ripeto, si sentono magari un pochino agli alti, ma a uso cittadino assolutamente no. Autostrada, chiaramente emerge il fatto di non avere protezione aerodinamica, ma anche di avere la sella che effettivamente è un pochino dura, perché vedete non è molto imbottita. Se avete preferenza per qualcosa di un pochino più sostenuto, passate al gel, alla sella gel in accessorio, ve la consiglio. Però insomma i 130 effettivi si riescono a tenere per un po' di tempo tranquillamente, senza vibrazioni, con un motore che viaggia a quel punto a 4500 giri, quindi in surplus, per cui anche i consumi sono abbastanza bassi in autostrada perché siamo ancora in regime di coppia massima, anzi di sotto la coppia massima. Quanto fai in autostrada di consumo? Beh, consumo medio del test, quindi città, autostrada, misto, 18 km litro di media, che direi che è un buon consumo. Io paradossalmente la Kawasaki ci si avvicina molto perché sono a 17,9, nonostante sia un 4 cilindri, quindi dovrebbe essere fisiologicamente bello assetato, gli interventi sono riusciti perfettamente, quindi fra autostrada, misto, città e quant'altro siamo così. E questa invece la cavalleria si paga, qui siamo intorno ai 15 con un litro nel medio, e ho provato a controllare in autostrada, siamo a 130 effettivi, siamo intorno ai 16-16,1 con un litro, per cui è un po' assetata, però ci sta. L'unico problema è che questa moto rispetto alla GSX-S ha un serbatoio meno capiente, sono 12 litri di serbatoio, per cui bisogna, insomma, le soste sono abbastanza frequenti. Il benzinaio lo conosci abbastanza Sì, il caffè bene. te lo bevi spesso. E il comfort in generale però? Il comfort in generale, allora, bisogna sempre appunto partire dal presupposto che una moto è una naked sportiva, per cui il comfort è tarato su un livello un po' più alto rispetto alle vostre cavalcature. Qui appunto l'assetto è abbastanza rigido, anche in città fatica a copiare le asperità di un eventuale pavé, rotaie e quant'altro, però la posizione in sella è comoda, bisogna ammetterlo. La posizione poi di guida è 1,5 centimetri un po' più alta rispetto alla GSX-S 1000, per cui si tocca con, insomma, bisogna essere abbastanza altini. Io sono 1,80 m e tocco in punta di piedi. Però diciamo che sia l'erogazione del 4 cilindri, sia l'ampio manubrio, insomma la posizione in sella, l'ergonomia aiutano anche nel districarsi nel traffico più intenso. Consideriamo che la Suzuki Katana costa 13.690 euro, per cui un prezzo abbastanza impegnativo. Le finiture sono di buon livello, le plastiche, assemblaggi, le verniciature sono di qualità. Forse sono meno appariscenti rispetto alle vostre moto, nelle quali noto tanto alluminio, tanti materiali pregiati, però non si può considerare una moto, la Suzuki Katana, una moto malfatta, tutt'altro, una moto ben concepita e ben realizzata. La tua invece? Ok, partiamo come fatto tu dal prezzo, quindi 11.790 euro, mi sembra un prezzo in generale proporzionato a livello qualitativo e alla sostanza di questa Z900. Tra l'altro vale la pena di sottolineare che questa non è proprio come esce dalla fabbrica, nel senso che la casa ce l'ha fornita con il maniglione per il passeggero e con la finitura
del logo Z900 che c'è normalmente di serie sulla Caffè, quindi con quella puntinatura un pochino più raffinata che sposta di qualche centinaio di euro il prezzo di partenza. Come dicevi giustamente tu, c'è tanta sostanza, c'è tanto metallo, plastica è praticamente inesistente, si limita ai fianchetti e a pochi altri dettagli. Da un punto di vista della solidità secondo me c'è tanto, non è una moto fatta a risparmio, ci sono tantissimi piccoli dettagli che richiamano quella che era la Z900. Il designer sappiamo che è un cultore della prima Z1 e quindi ha voluto mantenere tantissime cose come il livello, l'altezza del serbatoio, il taglio, la lettatura sui cilindri che non ha nessuna funzione essendo una moto raffreddata a liquido, addirittura la configurazione degli strumenti e la stessa inclinazione delle lancette, tanto per dire. Quindi è una moto pensata, concepita diciamo così con amore, quindi anche le finiture a questo punto secondo me sono al di sopra di qualunque critica. E anche la Triumph mi sembra davvero bellissima, Gix. Edo, sì, perché Triumph giustamente punta tantissimo sulla qualità delle finiture e ha perfettamente ragione, perché una classica deve essere curata nei dettagli. È vero, anche questa moto costa 13.500 euro nel caso della verniciatura bicolore che c'è a base argento oppure rossa, oppure 13.200 euro per la versione completamente nera. Però vi dico, ci sono tantissimi dettagli in alluminio, a partire dai parafanghi, vedete, corti ma sono in alluminio spazzolato, i badge sulle fiancatine, il portafaro, la ghiera del faro, quindi direi che c'è tanto alluminio veramente, scarichi in acciaio inox, cavalletto in lega leggera alluminio, i pedali al cambio e del freno ben curati, leve regolabili, quindi vuol dire c'è tanta cura nelle finiture, deve piacere questa moto. Il tappo Monza in alluminio, che poi sotto ti farò vedere, Massimo nasconde il tappo vero a chiave. E tutto questo deve appagare la vista e anche la sostanza, per cui direi che dal punto di vista delle finiture poche cose da muovere, se non volendo essere molto pignoli, la presenza del serbatoio del idraulico del freno anteriore decentrato. Chiaro, qui c'è un comando radiale, quindi questo ha imposto la scelta tecnica. Forse dal punto di vista estetico un classico serbatoio integrato sarebbe stato meglio, ma parliamo veramente di piccolezze. Sì, anche perché con tutta la fatica che ha fatto Triumph per nascondere tutte le modernità, dal radiatore ai corpi farfallati e tutto quanto, vedere quella si nota molto. Io direi che quindi sono tre moto, di solito noi facciamo delle comparative per aiutare i nostri lettori a scegliere quelle che si adattano di più ai loro gusti. Non sappiamo se ci sia qualcuno che poteva essere indeciso fra queste tre moto, perché come abbiamo detto sono moto molto diverse. Però è sorprendente da un certo punto di vista trovare tre interpretazioni così diverse alla fine all'interno di uno stesso segmento. E peraltro, come dicevi tu, Edo, giustamente, sono tre filosofie diverse, ma tutte e tre centrate perfettamente per il motociclista al quale sono destinate. Non imbrogliano il contenuto e il comportamento rispetto all'estetica, rispetto al prezzo, quindi direi che sono tre prodotti centrati sicuramente. Sì, anche perché oggi abbiamo avuto la possibilità appunto di scambiarceli più volte e sinceramente sono tutte e tre molto appaganti. A me sono piaciute tutte e tre. Ognuno ha le sue caratteristiche, dinamiche, estetiche, però sinceramente sono tutte e tre molto belle. Assolutamente, e direi che visto che ognuno di noi deve tornare a casa con una di queste tre, non ci sbagliamo e torniamo a casa tutti e tre contenti. Non litigheremo questa volta. Non litigheremo, per questa volta le chiavi non verranno lanciate da qualche parte. Con questo quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima prova qui sul canale di Moto.it, che vi invitiamo a sottoscrivere, mettete un like al video se vi è piaciuto, seguiteci sul sito e su tutti i nostri canali social. Mi raccomando, commentate, fate domande, chiedeteci quello che volete, tranne soldi. Esatto. Ciao! Ciao! Alla prossima, ciao ragazzi! Potrebbero fare anche un versamento sui nostri conti bancari, potremmo andare l'IBAN. Potremmo far scorrere l'IBAN qua sotto, ma ci sembra di cattivo gusto. Frase, il solito in denaro. privato.